Buonasera a tutti. Stiamo continuando questo ciclo di video su cui cerchiamo di mettere in pratica quello che abbiamo fatto nell'armonia in varie strutture. Oggi parliamo di questo pezzo che vedete sia nel video che nella descrizione, potete scaricare il PDF, che è un pezzo famosissimo, The Days of Wine and Roses, colonna sonora di un film, dove cerchiamo di applicare, cerco di farvi proprio arrivare un messaggio. Quando vediamo un pezzo, quando vediamo una partitura, non dobbiamo pensare che quello sia il pezzo non è quello. Il pezzo, quella è una delle possibili manifestazioni della storia armonica di quel pezzo, di quel brano, che potrebbe partire da una versione estremamente super semplice e arrivare a versioni estremamente articolate. Nessuna è meglio o peggio dell'altra, hanno poetiche diverse, raccontano storie diverse, quindi uno racconta una storia più per bambini, uno racconta una storia invece più per adulti. Tra parentesi, un pezzo del genere si potrebbe fare in mille modi, cambiando la composizione ritmica, facendolo funk, facendolo brasiliano, facendolo new soul, qualsiasi cosa. Quindi, e lo faremo, questo fatto, vi faccio vedere degli standard trasformati in un pezzo new soul, fighissimi, chiaramente con accordi molto trattati. Prima di partire da questa cosa qua, vi volevo dire una cosa. Molte persone mi hanno scritto chiedendomi se il fatto che abbiamo aperto l'accademia online significa che non facciamo più i video. Assolutamente no. Prima di tutto perché l'accademia è aperta da settembre e noi abbiamo continuato a fare i video, ma non è proprio nostra intenzione, perché per me il canale YouTube comunque continua a essere uno strumento di arricchimento per i miei allievi. Quindi è un posto dove io magari spiego una cosa in lezione, magari uno se la perde, io invece faccio il video, lo faccio bene, lo faccio pulito, che si vede bene, lo puoi fermare, e quindi è un supporto didattico molto comodo. Ora ovviamente non è pubblico, quindi non è solo per i miei allievi, e quindi chiunque ne può gioire, se gioisce, ma continuerà all'infinito, anche perché ritengo che sia una cosa che sta facendo bene a molte persone, quindi perché non farla? Chiaro? Detto questo, quindi ritorniamo al pezzo. Ora cerchiamo di far vedere, prendiamo il pezzo com'è e poi cerchiamo di andare nella semplicità e poi invece nella complessità, fino addirittura a prendere un pezzo e suonare un accordo ogni nota, ok? Questa è un po' la cosa, così capiamo che è una infinita stratificazione di possibili strutture armoniche che raccontano la storia di quel pezzo. Questo è il concetto. Quindi il pezzo, siccome le persone non mi credono quando dico questo, ma io i pezzi non tanto me li ricordo, perché vado un po' a sentimento, un po' perché gli accordi del Rabucco spesso non mi piacciono, quindi insomma ho un'idea vaga, quindi me la sono aperta e vedrete che ogni tanto la guardo, perché insomma poi ci sono delle cose su cui non convengo. Fa maggiore, mi bemolle settima, lo sapete, questo non ci sta. Re settima, prima con un fatto alterato e poi con un fatto meno alterato che non capisco a cosa serve, poi sol minore e poi si bemolle minore, quarto grado minore, sempre minore melodico, quindi sesta e settima naturale. L'immancabile mi bemolle settima, la minore, io ritengo molto, come si dice tecnicamente, moscio, questo è la minore, e poi re minore, sol minore, do settima, mi settima, la settima, re minore, sol settima, sol minore, ok? Questa è l'opinione di questo signore che ha fatto questa armonizzazione, rispettabile, ma appare a volte non condivisibile. Quindi io, partiamo dalla semplicità. Allora, come abbiamo detto all'inizio quando abbiamo spiegato l'armonia, l'analisi armonica, no? Devo controllare, prima l'ho fatto questo video bello e buono, logico, non stava registrando. Vabbè, comunque, allora, quando abbiamo spiegato l'armonia, abbiamo capito che gli accordi, gli oggetti armonici fondamentalmente fanno tre cose, anzi fanno due cose. O confermano in uno stato di riposo, no?
la tonalità, quindi quei famosi accordi di tonica, quindi primo grado, terzo grado e sesto grado, in fa maggiore, la minore, re minore. Oppure non confermano, quindi si allontanano o creano tensioni. Quindi per me ci sono accordi di riposo e accordi di movimento, che sono 3 e 4. Questi 4 di movimento si possono dividere in 2 gruppi, perché i primi 2, secondo e quarto grado, in fa, sol minore e si bemolle maggiore, sono di allontanamento ma non di reale tensione, mentre invece poi ci sono il quinto e il settimo grado, do settima e mi sedimito, che hanno dentro un fatto un po' acidulo e creano tensione e proprio richiedono un ritorno alla tonica. Questo è. Quindi da questo viene il 2-5-1, da questo viene il turnaround, giro armonico, giro di do. Primo, sesto, secondo, quinto. In fa maggiore sarebbe fa maggiore, re minore, sol minore, do settima. Andiamo a vedere che questo pezzo, per assurdo, si può sostenere non semplicemente con il turnaround. Sembra impossibile, ma lo è. Fa maggiore, re minore. Anzi, questo re minore secondo me è favoloso. Sol minore. Maggiore, re minore, sol minore, do settima, guarda qua, fa maggiore, re minore, sol minore, do settima. Meraviglioso, una favola da bambini. Non c'è nessuna versione più bella, nessuna versione migliore, c'è una versione opportuna. Se volessi far sentire questa canzone al mio nipotino, due note di armonia, un fatto un po' a barcarola, e faccio un fatto bello per lui. Se invece volessi ragionare su una struttura media come questa qua, diciamo più o meno come quella che c'è nella cosa, io apporterei delle modifiche, diciamo, oserei. Fa maggiore, assolutamente non mi bemolle settima, ma mi bemolle maggiore, in questa posizione fantastica. Lo vedete? Che praticamente è una triade di mi bemolle maggiore e sopra una triade di fa maggiore, quindi si sente la potenza di queste due posizioni con 2 quarte dentro. A me sta roba mi piace. Ora devo andare a sol minore, fra 2 battute arriva sol minore, quindi quali sono le possibilità? Quinto grado, re settima, 2-5, la settima unita, re settima, quinto sas, quinto settima, nelle varie salse, sas non alterato, sas alterato, quinto non alterato, alterato, tutte sono possibili, poi uno dopo vede se poi nel contesto ci sono, però insomma questo è il sub 5, quindi la bemolle settima che va a sol minore, il sub 5 vi ricordate è semplicemente l'accordo di dove voglio andare, a sol, l'accordo di settima dominante, un semitono sopra e poi vado a sol, la bemolle sol, bellissimo, ok? Ho il secondo normale e il sub 5, quindi ok, siccome ormai si è diffusa la voce, insomma, nel web, che Valerio è fissato con questo accordo sas, io metto il sas. Quindi che faccio? Re sas e re settima, bella alterato, ciatto ciatto, con la nona bemolle, con la tonica vicino che fa questo fatto, con la undicesima più, e poi ricado su questo sol. Ne ho messe 2 diti, ne ho messi si bemolle, la bemolle, sol minore. Ora io so che devo andare a si bemolle minore, no? Quindi ci posso andare e basta? Oppure posso creare un passaggino per andare a si bemolle. Siamo sulla scala di fa, famoso, sol, la, si bemolle, posso provare questa strada.
Lo sapete che il terzo grado è un altro vizio mio, qua non esiste, è sempre primo basso terza, quindi fa maggiore basso La. Si bemolle rigorosamente sesta, settima. E qua La minore assolutamente no, fa maggiore, che a noi ci piace la vita. Re minore. Ok? Allora, avete sentito questo Ti da 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 tuia. Qua si chiama un po' di roba, no? Fa maggiore, La se, Re minore, La bemolle, Sol, Do, Se. E mo devo andare a fare nella versione originale. Là lui mette Mi si è diminuito La settima, indovinate un po' che invece di mettere Mi si è diminuito La settima, mettere La Sas la settima. E che faccio? Faccio un accordo di passaggio tra questo Do settima e Si bemolle se, La Sas la settima, Re minore, Sol. Invece di Sol minore, coro generale, Do Sas. E poi Sas nona bemolle. Sentite questo cluster fra tonica tra nona bemolle e poesia? Ok, quindi rifaccio. Posizione con le triadi. Re Sas. Ok? Questa è una armonizzazione media, diciamo, cioè ci stanno un po' costi di cosarelle in più, abbiamo sostituito qualcosa. Ora, per esempio, prendiamo questo pezzo, questo qua, e proviamo a ragionare e a questo punto proviamo a mettere un accordo per nota. Quindi Fa maggiore, Re minore, Sol minore. Rimangono questi tre pilastri, attenzione, quindi Fa maggiore, mo devo andare a Re, quindi Mi si è diminuito La settima, Re, ok? Poi devo andare a Sol minore, all'ultimo avevo già messo quella bemolle settima, questo qua, vedete quando tutto per quarte, settima bemolle, terza, tredicesima, nona e undicesima, più che è la melodia. Quindi che faccio? Fa, Mi, La, Re bemolle, Do settima, Fa, La bemolle, Sol. Potente. Come ho ragionato? Ragiono per step, no? Devo andare lì, allora ci metto il quinto, ci metto il 2, ci metto il 2, 5, devo andare lì, devo passare per un passaggio intermedio, ci metto un altro accordo e poi ci metto la dominante di quell'accordo, capite? È una costruzione pezzettino pezzettino, ve la dico lenta lenta. Allora, qua faccio Fa, Mi si è diminuito, La settima, nona bemolle, Re bemolle, Do settima, La bemolle settima, Sol minore. Seconda parte. Mi piace sta cosa. Spero di iniziare a scrivere qual è quell'accordo che hai messo. C'è il video, fermate, vedete, fatto Fa, Mi bemolle, Re bemolle, sì, no, tutto per tonico, le 11 più, questo ho fatto alla fine, insomma. Dice perché? Funziona bene, c'hanno tutti quanti il Fa c'è il Fa, il Mi bemolle c'è il Fa, il Re bemolle c'è il Fa, il Si maggiore 11 più c'è il Fa, uno ci prova, scopre, wow, figata.
ci piace. Ma quella è la regola, non lo so. Diciamo che mi interessa il giusto. Mi piace, la suono, meravigliosa, mi diverto. Ok? Capisco come funziona, la faccio pure da un'altra parte. Quindi, conclusione. Ricordiamoci questa cosa. Non guardiamo una partitura come se quella fosse una verità assoluta, se quella fosse la sorgente da cui dobbiamo prendere. No. Quella è una delle opinioni possibili su come costruire una struttura armonica sotto quella melodia, raccontando quella storia. Questo è. Okay? E siamo liberi di andare su e giù. L'ho già raccontata questa cosa. Mio padre a Oricchio faceva tutte le canzoni suonando primo grado, secondo e poi re fa sol, che suonava sol settima, faceva tutto con questo, poi andava al minore e trovava queste, semplicissimo, no? Cioè lui a Orecchio l'aveva intuito questa cosa, quindi questa cosa esiste. Poi possiamo prendere quello e studiamo bene l'armonia, capiamo questi meccanismi che possono essere intercambiabili fra di loro, no? Il 2-5, il quinto sasso, il sub-5, i diminuiti e tutte queste robe qua, e poi le iniziamo a sperimentare. Non ci sono regole, cioè ci sono dei meccanismi, non ci sono regole, perché la differenza la fa la melodia. Quando per esempio le persone dicono ma per andare a un accordo minore, il secondo grado di una tonalità ci vuole il 2-5 alterato, no? Il semidiunito, secondo grado semidiunito, quinto grado alterato. Ragazzi, se si può fare, ma se la melodia non è d'accordo, come faccio? Giusto? Vi rendete conto? Io sto andando a re minore, ci vorrei mettere il 2-5 di minore. Ma la regola dice, scusatemi, si frega, perché la melodia fa sì naturale, quindi non ci posso mettere mi sdenuito. E che succede? Ci metto mi minore. Fa quel fatto un po' caprese, lo sentite? Quel fatto un po' più... Chi se ne importa? Ok? Divertitevi molto, provate a giocare con le strutture. Questa cosa che carta docet è una sciocchezza. Buona serata e come sempre un grandissimo buon divertimento. Alla prossima.